Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati. Io sono Simone, amo le lingue straniere, le uso all'estero per lavorare come project manager e su questo canale parliamo di come imparare le lingue straniere da autodidatta. Il tema di oggi è un tema molto importante e parliamo di come superare la paura di parlare. Parlare è per tantissimi, per la maggior parte delle persone che studiano le lingue, l'obiettivo principale, ma anche lo scoglio da superare, no? Un po' più difficile. Il mio consiglio numero uno per superare la paura di parlare è quello di iniziare da un ambiente protetto, ovvero perché abbiamo paura di parlare, ragazzi? Abbiamo paura di parlare perché per come si è sviluppato il nostro cervello nel corso dei millenni, se stavamo in una qualche tribù degli uomini primitivi e, diciamo, qualcuno diceva qualcosa di sbagliato, questo poteva compromettere la sua reputazione. Reputazione compromessa voleva dire essere scacciato dalla tribù. Essere scacciati da una tribù voleva dire la morte quasi sicura e quasi certa. Quindi il nostro cervello, che è abbastanza antico, si è evoluto in questo modo ed è questo il motivo per cui abbiamo così tanta paura a parlare e questo è il motivo per cui abbiamo paura del giudizio degli altri. Già sapere perché questo avviene, questo processo, a livello di consapevolezza ci aiuta molto, perché ci dovrebbe far pensare, dai, non siamo più in una tribù primitiva, non ho più paura di morire se dico la cosa sbagliata, quindi già possiamo tranquillizzarci un pochino. Detto ciò, iniziare in un ambiente protetto è il primo step fondamentale per iniziare a parlare. Che cosa vuol dire un ambiente protetto? Vuol dire, ad esempio, uno a uno con un tutor, parlare online. Il tutor è una persona, diciamo, di cui ci fidiamo, quindi parlare online con un tutor uno a uno è un ambiente protetto. Il tutor non mi giudica, lo pago anche, cioè non mi giudica il tutor. Oppure un evento di language exchange. In un evento di language exchange, come quelli che organizzo io a Graz, anche a Palermo, ho iniziato a organizzarli un po' dappertutto, li organizzavo anche online, è un ambiente dove tutti stanno imparando una qualche lingua, quindi siamo tutti nella stessa situazione e non c'è nessuno che ti viene a giudicare perché parli male una lingua, perché quella stessa persona parlerà male magari un'altra lingua. Quindi siamo tutti nella stessa barca, come si suol dire, e questo aiuta in termini di, diciamo, fiducia in se stessi, perché va a ridurre quello che Krashen definisce il filtro affettivo, quindi non ho paura di parlare perché sono più a mio agio, perché so che la gente non mi giudica. Il secondo punto, ragazzi, è, per favore, non forziamo il parlare, non cerchiamo di parlare fin da subito se questa cosa ci causa stress. Ci sono persone a cui questo non causa stress, che cercano dal primo giorno già di parlare, di dire qualcosa. Ci sono persone poliglotti ottimi che invece fanno magari 6 mesi senza dire una singola parola nella lingua in cui stanno studiando e soltanto dopo un certo punto iniziano a parlare. Io sono un po' una via di mezzo perché tendenzialmente voglio iniziare a parlare abbastanza rapidamente, però so benissimo che parlo male, però non ho paura magari di essere giudicato, quindi parlo perché mi piace a livello di motivazione vedere che sto facendo dei progressi. Punto numero 3, ragazzi, preparatevi uno script oppure un elenco puntato. Se è una delle prime volte che provate a parlare nella vostra lingua obiettivo, questo vi aiuterà tantissimo. Quello che sto facendo io, ad esempio, al momento con lo sloveno, dato che non sono ancora in grado di avere una conversazione in sloveno, se parlo online con il tutor ho un altro computer di fianco al mio dove ho Google Translate aperto, ogni tanto quando non so una parola la scrivo, la leggo, la sputo fuori in qualche modo e continuiamo a parlare. Quindi non riuscirei altrimenti ad avere una conversazione perché è da poco che ho iniziato a studiare lo sloveno, però voglio vedere un pochino come va, lo uso per la motivazione, questo trucco funziona alla grande. Un'altra cosa che fanno tanti poliglotti, io onestamente non tanto, però so che è un metodo molto diffuso, è quello di parlare con se stessi.
Parlate davanti allo specchio, parlatevi mentre siete nella doccia oppure mentre andate in macchina, mentre aspettate il pullman. Qualunque momento è un momento ottimo per parlare con voi stessi e questo, diciamo, aiuta un attimino a creare una struttura, diciamo, di quella che è la lingua nella nostra mente, perché vi accorgerete, mi manca una parola, ok, me la scrivo e poi vado a guardarla. La prossima volta che in una conversazione reale con qualcuno dovrete parlare di quella cosa, la parola non vi mancherà più perché l'avrete scritta, l'avete cercata e l'avrete, si spera, memorizzata. Scegliete un argomento che vi appassiona, ragazzi. Se siete veramente appassionati di una cosa, iniziate da lì. Iniziate a sviluppare la capacità di parlare nella vostra lingua obiettivo di quelle cose che vi interessano, perché guidati, trainati dall'interesse sarà molto più semplice parlare di queste cose e soprattutto sarà molto più semplice anche in termini di motivazione avere sempre più voglia di imparare e di sviluppare la lingua. E poi, diciamo, si installa un feedback loop positivo per cui continuerete a studiare di più perché vedrete che funziona, riesco a parlare di questa cosa, perché non studiare anche quest'altra e via così. No al perfezionismo, ragazzi. Se vogliamo iniziare a parlare in una lingua, all'inizio faremo sicuramente errori, quindi cerchiamo di non essere perfezionisti. Il perfezionismo in generale rallenta molto quello che è l'apprendimento delle lingue straniere. Cerchiamo di parlare e di usare la lingua anche se ci vorrà molto tempo prima di raggiungere la perfezione, magari neanche mai la raggiungeremo. Quindi cerchiamo di non essere perfezionisti. In questo so che per molte persone non è semplice, però il perfezionismo spesso è legato alla paura in qualche modo di essere giudicati. Teniamo a mente quello che stavamo dicendo all'inizio del video della tribù primitiva e del motivo per cui il nostro cervello ci inganna in qualche modo, e questo dovrebbe aiutarci un pochino a superare il perfezionismo. Imparatevi a memoria alcune frasi standard, ragazzi, alcune frasi intere, tipo se in una lingua straniera devo dire dove vado a prendere il pullman, piuttosto che ieri sera ho passato una bella serata. Questo genere di frasi, se riusciamo in qualche modo a impararle a memoria, riusciamo a mantenere una conversazione più fluida anche quando il nostro livello in realtà non è così avanzato. Io onestamente non studio veramente mai a memoria, ma se trovi queste frasi una volta, 2 volte, 3 volte in diversi contesti, in qualche modo iniziano ad essere interiorizzate, no? Io ad esempio ho un quaderno dove scrivo tutte le frasi che mi interessa imparare e mi concentro su quelle, mi testo, ne abbiamo parlato in uno degli altri video. Impara i connettori, ragazzi. I connettori sono tutte quelle piccole particelle che ci aiutano a connettere una frase, no? Ad esempio, bella domanda, oppure interessante, oppure anche ma cosa intendi? Oppure anche però io la penso in modo diverso. Quindi sono tutte quelle frasi che ci aiutano a mantenere fluida la conversazione. Di nuovo, può darsi che facciamo errori, può darsi che non sappiamo benissimo come esprimerci o non capiamo tutto quello che ci viene detto, però se riusciamo a usare questo tipo di connettori per mantenere viva la conversazione, questo è davvero utile in qualunque lingua, soprattutto in una fase iniziale quando in realtà non siamo ancora in grado di parlare di tante cose. Non parlare troppo in fretta. All'inizio, ragazzi, quando impariamo una lingua straniera nuova, cerchiamo di parlare lentamente, perché in questo modo diamo più tempo al cervello per pensare a come strutturare la frase. È un po' la stessa cosa che avviene con la scrittura, no? Perché di solito è più facile scrivere che non parlare? Ma perché scrivendo in realtà stiamo dando al cervello più tempo per pensare a cosa vogliamo scrivere. Parlare lentamente ci aiuta allo stesso modo. Il cervello avrà più tempo e dirà uso questo articolo o quest'altro, questa congiunzione, questa coniugazione del verbo,
avrà un po' più di tempo, sarà un po' più semplice riuscire a parlare. Un altro consiglio fondamentale invece per non aver paura di parlare, ragazzi, è ovviamente quello di migliorare l'ascolto, perché molto spesso capita che ci blocchiamo in una conversazione perché non capiamo quello che le altre persone ci dicono. Quindi riuscire a migliorare l'ascolto è fondamentale, perché se capiamo quello che ci sta dicendo il nostro interlocutore, allora poi è più facile rispondere. Questo non mi sembra scienza infusa, però va tenuto a mente. Per migliorare l'ascolto ci sono una serie di tecniche, ho fatto un video in particolare in cui vi parlo di queste tecniche. Dategli un occhio, piazzatemi un like e ci vediamo prestissimo. Ciao ragazzi!